Può un binocolo da meno di 700 euro riuscire a competere con strumenti che costano il doppio? Dopo settimane di utilizzo sul campo tra birdwatching e osservazione astronomica e paesaggistica, devo ammettere ragazzi che questo Skyrover Banner Cloud Apo 12x50 mi ha riservato più di una sorpresa. Ciao a tutti, sono Pier Giovanni Salimbeni di binomania.it, giornalista e tester di strumenti ottici digitali dal 1997. Questa volta, grazie alla collaborazione del distributore italiano TechnoSky, ho avuto la possibilità di testare il nuovo Skyrover Banner Cloud Apo 12x50, un binocolo che rappresenta una delle versioni più interessanti della fortunata serie Banner Cloud. Nel corso delle ultime settimane, come vi ho anticipato, l'ho utilizzato in numerosi contesti osservativi: birdwatching, osservazione del paesaggio, utilizzo crepuscolare e naturalmente osservazione astronomica. Vi ricordo, prima di iniziare, che su binomania.it è presente come sempre un articolo molto approfondito. Io ve ne parlerò subito dopo la breve sigla, quindi non andate via, sedetevi comodi e iscrivetevi al canale ragazzi, a tra poco. Fin dalle prime uscite ho apprezzato la qualità costruttiva generale di questa serie. Il binocolo utilizza uno scafo in lega di magnesio rivestito da una robusta armatura in gomma e, nonostante il peso superiore al chilogrammo, offre, come potete vedere, una buona ergonomia, grazie a un bilanciamento ben studiato verso gli oculari. Questo aspetto è particolarmente importante perché consente di utilizzare il binocolo a mano libera più facilmente di quanto ci si aspetterebbe da un classico 12x50. Anche la messa a fuoco mi ha convinto perché la manopola è fluida, precisa e priva di giochi meccanici. La distanza minima di messa a fuoco è di circa 3 metri e il sistema di regolazione delle diottrie risulta pratico e facilmente accessibile. Passando alla parte ottica, Skyrover ha adottato un doppio elemento ED per ciascun obiettivo, quindi un sistema Double ED, una soluzione che contribuisce in maniera significativa al contenimento dell'aberrazione cromatica. Le immagini infatti, come state vedendo, appaiono molto nitide e contrastate. Ho apprezzato poi la neutralità della resa cromatica perché i bianchi risultano secondo me naturali e il contrasto generale è di ottimo livello. Anche la costruzione degli obiettivi è curata perché le lenti frontali sono protette sia da tappi integrati sia da comunque un generoso incasso all'interno dei tubi ottici. Questa è una soluzione che contribuisce a limitare la luce parassita e in parte a proteggere le superfici ottiche da eventuali urti accidentali. Uno degli aspetti che mi ha colpito maggiormente di questo Banner Cloud Apo 12x50 riguarda gli oculari, perché Skyrover ha realizzato un sistema molto ben studiato con conchiglie oculari che sono robuste, precise e confortevoli, soprattutto grazie ai nuovi paraluce più vulcanizzati, anche durante le osservazioni più lunghe. Rispetto ad alcuni modelli precedenti ho inoltre notato un miglioramento della forma delle conchiglie, perché sono leggermente più a forma di vulcano e questo rende l'utilizzo più comodo anche per chi come me possiede una distanza interpupillare piuttosto stretta, ma quello che si apprezza comunque è il grande campo visivo, perché a 12x si ha la sensazione di osservare attraverso una finestra molto ampia con un livello di immersione nella scena notevole. Stiamo parlando di 6,4 gradi di campo e a questo contribuisce anche il sistema Flat Field adottato da Skyrover, che permette di mantenere immagini molto nitide con campi apparenti di oltre 70 gradi e ben corretti fino alla periferia del campo visivo. Per quanto riguarda il sistema di prismi, sono Smith Passion. L'impressione generale anche in questo caso è di uno strumento progettato con cura, perché
La pupilla di uscita è perfettamente circolare, i riflessi interni sono ben controllati e comunque l'assemblaggio generale va a trasmettere una sensazione di qualità superiore a quella che ci si potrebbe aspettare in questa fascia di prezzo. La pupilla di uscita, poi di 4,2 mm, rappresenta inoltre un ottimo compromesso sia per le osservazioni naturalistiche sia per quelle crepuscolari e astronomiche. Un altro aspetto interessante riguarda i trattamenti ottici, perché oltre ai classici trattamenti multistrato definiti FBMC, Sky-Rover utilizza rivestimenti idrofobici olio-repellenti che facilitano la pulizia delle lenti e migliorano il comportamento dello strumento in presenza di umidità, pioggia leggera. Per quanto riguarda la luminosità, invece, il costruttore dichiara valori di trasmissione veramente molto elevati, tra il 90 con picchi del 92%. Non ho effettuato misure strumentali dirette perché non ho l'attrezzatura, ma posso comunque confermarvi che durante le prove pratiche sul campo le prestazioni si sono dimostrate assolutamente all'altezza delle aspettative. Considerando che stiamo parlando di un binocolo da 12 ingrandimenti, personalmente mi aspettavo qualche compromesso in più. Invece vi devo confermare che il comportamento sul campo si è dimostrato realmente convincente. Anche osservando soggetti difficili come rami in controluce, rapaci contro il cielo o il bordo della luna, il cromatismo residuo al centro del campo rimane veramente molto contenuto e va a comparire soltanto nelle situazioni più critiche. Al centro del campo la qualità dell'immagine è eccellente e sotto questo aspetto il banner cloud Apo 12x50 si avvicina tantissimo a strumenti decisamente più costosi, anche pari a 3 volte. Mi ha colpito anche la correzione del campo, perché grazie al sistema flat field, quindi con oculari asferici, le immagini rimangono nitide praticamente fino ai bordi e, cosa non scontata, il cromatismo laterale resta ben controllato anche nelle zone più periferiche. Ho voluto verificare anche le prestazioni sotto il cielo stellato, quindi montato sul treppiede il banner Cloud Apo 12x50 ha mostrato stelle puntiformi sulla gran parte del campo di vista. Soltanto nelle zone più estreme, verso il 95% circa, iniziava a comparire leggere tracce della coma e di astigmatismo, ma sempre secondo me si tratta di un risultato davvero eccellente per un binocolo che è nato principalmente per l'osservazione naturalistica. Anche il comportamento in controluce merita una menzione particolare, perché nel corso delle prove ho notato delle prestazioni addirittura migliori rispetto a quelle ottenute con il mio esemplare di banner cloud 6x32 e con l'8x42 della stessa serie, quindi nelle situazioni più critiche compare sempre un leggero alone luminoso nella parte inferiore, ma questo è un fenomeno contenuto che dipende molto dalla sua grandangolarità e che raramente va a compromettere l'osservazione. Passiamo adesso, ragazzi, alle impressioni pratiche sul campo, che sono probabilmente la parte più importante di questa recensione, o almeno spero. Come ripeto spesso, un binocolo da 12 ingrandimenti può rappresentare sia un vantaggio sia un limite, perché molti appassionati considerano il 10x il massimo ingrandimento che si può sfruttare a mano libera. Ma vi devo confermare che la mia esperienza mi ha insegnato che molto dipende anche dall'ergonomia del binocolo, dal suo bilanciamento, dalla tecnica osservativa e magari dalla vostra forma fisica. Devo ammettere che il banner cloud Apo 12x50 mi ha sorpreso positivamente, perché nonostante il suo peso, che è superiore al chilogrammo, come vi ho anticipato, il bilanciamento verso gli oculari e la buona ergonomia generale consentono di utilizzarlo a mano libera più facilmente di quanto mi aspettassi. Quindi personalmente utilizzo una tecnica molto semplice: appoggio il lato sinistro del binocolo contro un supporto stabile, come ad esempio un palo o un tronco, e vado a applicare, come state vedendo, una lieve pressione con la mano sinistra. In queste condizioni vi assicuro che spesso ci si dimentica di avere tra le mani un 12x50. Naturalmente non bisogna aspettarsi la profondità di campo di un classico 8x42 o del mio 6x32, perché questo binocolo non è ideale per inseguire piccoli passeriformi nel fitto di un bosco a breve distanza,
ma direi più che altro che è uno strumento che dà il meglio di sé nelle osservazioni a media e lunga distanza. Proprio l'osservazione dei rapaci è uno degli ambiti nei quali, secondo me, questo binocolo eccelle, perché rispetto a un classico 8x42 i 12 ingrandimenti permettono di cogliere molti più dettagli sul piumaggio e sul comportamento degli animali a media e lunga distanza. Se poi è utilizzato con un monopiede e un trepiede fotografico anche leggero, il livello di dettaglio comunque, ragazzi, aumenta ulteriormente e consente di sfruttare appieno il potenziale del binocolo. Passando invece all'osservazione paesaggistica, devo dire che anche in questo contesto il 12x50 della Skyrover offre immagini estremamente coinvolgenti, perché abbiamo un campo ben corretto, un'elevata nitidezza che permettono di esplorare ampie porzioni di territorio senza andare a percepire particolari cali qualitativi ai bordi. Anche durante le osservazioni crepuscolari il comportamento è stato molto convincente, perché pur non essendo il binocolo con la pupilla di uscita più generosa sul mercato, quindi non è un 8x56, la combinazione tra apertura, trasmissione luminosa dichiarata e ingrandimento permette comunque di ottenere delle immagini luminose e molto dettagliate. Confrontandolo direttamente con il Banner Cloud 8x42 di un amico, durante la cosiddetta ora blu ho osservato caprioli e volpi con una quantità di dettagli che definirei superiore, soprattutto grazie ai 12 ingrandimenti e agli obiettivi maggiori da 50 mm. Ho persino utilizzato il binocolo al poligono da tiro e vi posso confermare che fino a circa 200 metri non ho avuto particolari difficoltà nell'individuare gli impatti dei colpi sul bersaglio, sia da 223 che calibro 308. Arriviamo infine all'ambito che mi ha maggiormente entusiasmato durante questa prova, ed è stata, come avrete presagito, l'osservazione astronomica. Come molti di voi sanno, sono solito osservare il cielo bene o male in 3 modi differenti. Utilizzo telescopi di medio-grande diametro per le osservazioni più impegnative, binocoli angolati per il medio ingrandimento e quando voglio semplicemente divertirmi e rilassarmi sotto le stelle, preferisco sdraiarmi sul lettino solare con un binocolo grandangolare o un binocolo stabilizzato. Fino ad oggi il mio riferimento per questo genere di osservazioni grandangolari era il Banner Cloud 6x32. È uno strumento che comunque continuo ad apprezzare per il suo enorme campo di vista di oltre 12 gradi e per la qualità delle immagini. Devo però ammettere, ragazzi, che il Banner Cloud 12x50 permette di vedere dettagli che semplicemente non sono accessibili a un 6x32. Con 12 ingrandimenti, infatti, gli ammassi stellari, ad esempio, iniziano ad acquisire la loro forma particolare e sono rimasto anche particolarmente colpito da M13 nella costellazione di Ercole, perché per certi aspetti mi ha ricordato le sensazioni offerte da alcuni 15x70 di fascia media, soprattutto per la capacità di mostrare una lieve, chiamiamola, granularità nelle regioni, cioè si capiva che era un ammasso. Molto belle anche le osservazioni del doppio ammasso di Perseo e l'ammasso del Presepe, mentre sulle galassie M81 e M82 il vantaggio rispetto ai classici 8x42 è apparso immediatamente evidente. Grazie alla maggiore apertura ai 12 ingrandimenti, poi il fondo cielo appare più scuro, il contrasto più elevato e le galassie comunque sono decisamente più visibili. Un altro aspetto che ho apprezzato riguarda l'ergonomia durante l'utilizzo astronomico, perché siccome gli oculari sono un po' grandi, offrono un buon appoggio sull'arcata sopraccigliare e questo consente comunque di distribuire bene i pesi e di mantenere una buona stabilità anche osservando comodamente sdraiati sul lettino solare. Dal punto di vista ottico, le stelle rimangono puntiformi su gran parte del campo visivo. Abbiamo soltanto un po' di perdita di puntiformità verso il 93-95%, i colori sono brillanti e reali e, come vi ho detto, nelle zone periferiche inizia a vedersi un poco della coma e dell'astigmatismo, ma secondo me per il prezzo il risultato complessivo è veramente eccellente. Vorrei inoltre parlarvi un attimo dell'adattatore che mi ha inviato Giuliano Monti.
Si tratta di una novità, è un prodotto veramente economico che si adatta, presumo, a tutti gli iPhone. Io l'ho utilizzato col mio XR, ha un semplice sistema di spostamento laterale, diciamo così, della pinza e una piccola sede dove si inserisce l'obiettivo fotografico. Il tutto si va a filettare, quindi ad avvitare al supporto, che si aggancia con filettatura togliendo la conchiglia portaoculari. In questo caso quindi avete un sistema molto, secondo me, stabile, a poco prezzo e soprattutto compatto, perché potete anche sostenerlo e tenerlo nel taschino. Passiamo adesso, non vorrei tenervi troppo, ai pregi e difetti. Quindi tra i pregi principali segnalo l'eccellente rapporto qualità-prezzo, ormai lo avrete capito, il doppio elemento ID per ogni tubo ottico, il campo apparente molto ampio e coinvolgente e l'ottima correzione dell'aberrazione cromatica e comunque anche delle aberrazioni geometriche ai bordi. Il campo infatti è quasi totalmente spianato, la resa cromatica neutra e le prestazioni astronomiche sono decisamente superiori a quanto ci si aspetterebbe in questa fascia di prezzo. Ho inoltre apprezzato la facilità di impiego a mano libera, che è superiore a quella di molti altri 12x presenti sul mercato, e la capacità di rappresentare un ottimo compromesso tra un classico 10x42 e un più specialistico 15x56. Per quanto riguarda i difetti, il peso supera inevitabilmente quello di un tradizionale 8x42, la profondità di campo è inferiore rispetto ai modelli di minore ingrandimento, ma questo è ovvio, e per sfruttare completamente il potenziale dei 12x comunque consiglio almeno un appoggio naturale e sarebbe meglio per osservazioni prolungate utilizzare un treppiede fotografico. In conclusione, ragazzi, ritengo che il Banner Cloud Apple 12x50 della Skyrover sia particolarmente indicato per l'appassionato che desidera più luminosità e più dettaglio rispetto a un classico 8x42, senza arrivare alle dimensioni e alle esigenze operative di un 15x56 se non addirittura di un 20x80. Per questo motivo rappresenta una delle proposte più interessanti attualmente disponibili nella fascia di prezzo attorno ai 700 euro. Io ringrazio come sempre Giuliano Monti di TechnoSky per aver messo a disposizione l'esemplare oggetto di questo test. Potete acquistare direttamente questo binocolo sul sito web di Giuliano Monti e se vi è piaciuto il mio canale iscrivetevi, mi farete una cortesia, venite a trovarmi anche sul foro di Binomania, sul gruppo Tutto ma proprio tutto su binocoli, e se volete inoltre potete sostenere la mia attività giornalistica utilizzando Binomania Insider con un piccolo abbonamento mensile. Infatti potrete non solo vedere dietro le quinte della mia attività con indiscrezioni e curiosità, ma anche leggere comparative, anteprime e tutto ciò che non mostro su Binomania ai non abbonati. Per oggi termino qui. Ci vediamo come sempre su questo canale e buone osservazioni diurne e notturne a tutti. Ciao ragazzi!